Riprendiamo un argomento molto importante, sviluppato già in diverse altre puntate, quello della direzione dell'azione ed in particolare della direzione dello sguardo, importantissima. Pensiamo quando andiamo in macchina, in moto, in bicicletta, la prima cosa che facciamo, guardiamo dove vogliamo andare a finire la curva, dove dobbiamo andare a finire la curva e chiediamoci perché sugli sci tante volte ci preoccupiamo magari di posizioni o di aspetti formali e tecnici che hanno decisamente meno importanza rispetto a quella della direzione dello sguardo. In questa puntata vorremmo insistere ancora una volta sull'importanza della direzione dello sguardo. L'abbiamo già fatto in 2 precedenti puntate che si chiamavano intenzione di direzione e la seconda si chiamava pistole, nelle quali evidenziavamo l'importanza dell'entrare in curva con lo sguardo che prende di mira la zona di uscita curva in modo che dal punto di attacco, cioè da questo punto, la massa dello sciatore possa essere indirizzata verso l'uscita della curva lungo questa linea di corda. Stessa cosa, mentre si sta uscendo da questa curva, individuare questa zona e all'attacco fare in modo che tutto vada verso questo bersaglio. La domanda che ci viene posta spesso è: ma se io giro lo sguardo verso questa zona, non rischio in questa parte di ruotare troppo nel senso della curva? La risposta è semplice: non bisogna perdere la percezione dei piedi che proprio in questa fase da subito devono cercare di andare a tagliare. Quindi mentre entro in curva guardando la zona di fine curva per poter capire gli spazi e programmare l'intensità e il tempismo della mia azione, non devo perdere di vista questa azione dei piedi che tagliano e controsterzano rispetto alla nuova curva, facendo tagliare le code in modo che non escano, mentre lo sguardo ci guida e induce tutto il corpo a portarsi verso quella zona là. In questo modo si evita un'eccessiva rotazione di curva nel senso della curva e si evita anche quella bruttissima posizione a guardare fuori dalla curva che non ha assolutamente senso. Andiamo sulla neve, vediamo in questa discesa di Carlo Lamagna, osserviamo soprattutto la direzione dello sguardo. Non è una ricerca eccessiva e enfatizzata del bersaglio a fine curva, ma notate come comunque il visualizzare la zona di uscita curva consente di avere informazioni sulla dimensione della curva, di decidere che ampiezza darle e quindi ottimizzare la programmazione dell'azione. Rispetto alla domanda che ci viene posta se il girare lo sguardo non ci possa indurre a un'eccessiva rotazione nel senso di curva, vedete che lo sguardo è indipendente dall'assetto del corpo, quindi sta a noi riuscire a differenziare quella che è la direzione dello sguardo dall'azione del corpo in funzione di un equilibrio che sia solido e che non ci porti a seguire la direzione dello sguardo con una rotazione di tutto il corpo del bacino. È importante quindi partire dalla sensazione dei piedi che cercano lo spigolo e già dall'ingresso curva fare in modo di cercare un'azione di taglio degli spigoli, proprio a voler segare il terreno, a conficcare le lamine dentro il terreno, sentendo le code che
che tagliano, che incidono in modo che non escano in derapata, e avendo sempre ben presente questa azione dei piedi, sentendoli bene forti, il corpo si mette nell'equilibrio giusto mentre lo sguardo guida e dà tutte le informazioni.